Salute a tutti! Nel video scorso abbiamo visto che Giulio Zucconi, ginecologo morto nel 1989, ebbe il dubbio onore di essere il primo sospettato tra i presunti mandanti dei delitti del mostro di Firenze. Lui, nel momento in cui vennero iniziate le indagini, era appunto morto, ma le indagini vennero fatte sulla sua vedova, sospettata di essere la donna che era entrata in casa di Angiolina Pacciani, l'aveva narcotizzata e così via. Diciamo a ruota evidentemente l'idea di un unico mostro non era soddisfacente per gli inquirenti. Subito a ruota venne un altro personaggio che entrò dentro per motivi un po' differenti. Giulio Zucconi era un ginecologo, questo secondo personaggio era un farmacista. Si chiamava Francesco Calamandrei ed aveva avuto un qualche rapporto con Zucconi perché Francesco Calamandrei era titolare di una storica farmacia in San Casciano. Questa farmacia era in una palazzina di proprietà della famiglia. La famiglia abitava, credo, al piano di sopra. E accanto alla farmacia c'erano dei locali liberi che Calamandrei affittava a medici di base, specialisti che andavano saltuariamente a effettuare le loro visite private. Ecco, tra questi medici c'era anche Giulio Zucconi, che sembra vi si recasse mediamente una volta al mese. C'era anche un altro elemento che in qualche modo collegava i due e era il fatto che la moglie di Francesco Calamandrei, della quale parleremo tra breve, nel momento in cui rimase incinta del secondo figlio, un maschio, si ammalò di tubercolosi, una malattia molto seria che consigliava anche magari di interrompere la gravidanza. Zucconi invece, lei non voleva, e Zucconi la aiutò, la ricoverò presso il suo ospedale e le consentì di portare a termine questa gravidanza, cosa che rimase sempre, la donna rimase sempre grata di questo fatto alla persona. Ecco, diciamo che questi elementi di connessione tra Giulio Zucconi e Francesco Calamandrei in effetti non sembra che siano così eclatanti, no? E non giustificherebbero a prima vista un ingresso di Francesco Calamandrei nel novero dei sospettati del mostro di Firenze grazie a Zucconi. Infatti Calamandrei entrò dentro per tutto un altro motivo. Aveva uno scheletro, chiamiamolo uno scheletro nell'armadio, molto più grosso, da diversi anni, e quando arrivò il momento della ricerca dei mandanti, questo scheletro andò a chiedergli il conto. Leggiamo, per capire cos'era questo scheletro, leggiamo un documento dei Carabinieri di Borgo Ognissanti, inviato alla Procura e datato 21 settembre 1988. Oggetto: indagini circa segnalazioni, anche anonime, concernenti duplici omicidi ai danni di giovani coppie. In data 28 giugno 1988, persona conosciuta da questo nucleo, che ha chiesto di rimanere anonima, ha riferito di nutrire sospetti nei confronti di Calamandrei Francesco, ritenendolo il possibile autore dei delitti in oggetto, ed al riguardo esternava fatti ed episodi che suffragherebbero i suoi sospetti, tra i quali, oltre a una serie di comportamenti ambigui, avrebbe notato che il Calamandrei, dopo l'ultimo omicidio avvenuto in San Casciano, Val di Pesa, aveva dei graffi al volto ed in altre parti del corpo. Detta persona riferiva altresì che il Calamandrei era o è in possesso di una pistola non denunciata, della quale se ne sarebbe disfatto gettandola in mare. Stante ad una successiva informazione fornita dalla stessa persona, il Calamandrei avrebbe dovuto possedere due pistole, all'apparenza molto simili, che avrebbe dovuto detenere nella casa al mare.
Questo nucleo svolgeva i dovuti accertamenti e veniva a conoscenza che il sospettato non ha armi denunciate, pertanto riteneva opportuno procedere a perquisizione domiciliare, che dava risultato negativo. Sul conto del sospettato non sono emersi elementi che suffragano i sospetti forniti, pertanto questo nucleo non ritiene che possa essere considerato il possibile autore della serie dei duplici omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. Il Calamandrei da qualche tempo vive separato dalla moglie, Ciulli Mariella. È noto a questo ufficio che la coppia suddetta attualmente sta vivendo il momento più difficile a causa del perfezionamento della loro separazione. Eccolo qua lo scheletro nell'armadio di Francesco Calamandrei. Questa persona che era andata a denunciarlo quale possibile mostro di Firenze era sua moglie, Mariella Ciulli. Francesco Calamandrei era del 1941, la moglie era del 1948. I due si erano sposati giovani, lei diciamo molto giovane, a 21 anni, nel 69, e motivo di questo matrimonio abbastanza precoce per la donna era la sua situazione psicologica, soprattutto in famiglia. Allora, Mariella Ciulli non si era mai sentita a proprio agio in famiglia, diciamo che sentiva che aveva due fratelli, era convinta che i genitori le preferissero i fratelli e viveva questa situazione con grave disagio, tanto che ebbe un periodo di anoressia e, caso abbastanza riuscì a farsi operare di appendicite simulando forti dolori addominali. E poi confessò, poi vedremo a chi, confessò che di aver fatto questa cosa per attirare l'attenzione su di sé. Mariella Ciulli cercò in quest'uomo, in Francesco Calamandrei, l'occasione per farsi una famiglia propria e trovare quegli affetti che lei riteneva che le fossero mancati. Teniamo conto che i suoi genitori erano genitori benestanti, non le facevano mancare nulla. Il padre era un imprenditore, la madre casalinga. Soltanto che erano genitori forse troppo assenti per lei. Sicuramente la madre era sessofobica e questo potrebbe averle creato dei problemi. In ogni caso, la donna tentò si illuse di trovare il rimedio alle sue angosce in questo matrimonio che fu consumato troppo presto, si erano conosciuti da neanche un anno i due e emersero subito dei problemi, nonostante che nacquero due bambini. Allora, il matrimonio è del 69, nel 70 nacque Francesca, nel 72 nacque Marco. E purtroppo l'uomo che Mariella Ciulli aveva trovato non era proprio il più adatto a sostenere la sua situazione fragile, perché anche lui aveva dei problemi. Francesco Calamandrei sarebbero emersi problemi dell'umore, tanto che gli venne diagnosticato un disturbo bipolare che gli dava dei momenti di euforia alternati a dei momenti di depressione. Ecco, il loro matrimonio comunque andò avanti, lei si attaccò morbosamente ai figli, fino a che poi, quando i figli erano un pochino più grandi, cominciarono a venire fuori propositi di separazione, perché il rapporto non era un rapporto sereno. In questo periodo, quando appunto cominciavano a esserci questi propositi, la scuola di Marco, che aveva 13 anni nel 1985, chiamò la famiglia avvertendola che il ragazzo aveva dei gravi problemi e che sarebbe stato opportuno fargli sostenere una serie di colloqui psicologici. Allora Mariella Ciulli portò il figlio al Centro di Salute Mentale Infanzia Adolescenza di Firenze. Lì il figlio fu preso in carico, effettivamente ne vennero riconosciuti i problemi, erano problemi comportamentali, a scuola diciamo che il ragazzo era fin troppo vivace, vennero riconosciuti i suoi problemi e venne preso in carico, ma i colloqui che lei fece con gli operatori fecero emergere dei problemi suoi ancora più gravi di quelli del figlio.
Cioè venne fuori che questa donna aveva sempre sofferto di disturbi, di attacchi di panico, depressione, fobie, che lei aveva sempre cercato di fronteggiare così, arrangiandosi con il medico di base, e in quel periodo, quando aveva bisogno, prendeva un Tavor. Diciamo che in questo centro di salute mentale, che era per adolescenti, però diciamo che decisero di proporre anche a lei una serie di colloqui clinici nell'ottica appunto di migliorare la situazione del figlio. In effetti la madre, avendo trovato un'insoddisfazione nel rapporto col marito, si era attaccata morbosamente a figli, ancor più al figlio maschio, che di questo rapporto morboso naturalmente aveva subito le conseguenze. Allora noi abbiamo un documento importantissimo di questo periodo in cui la donna iniziò un percorso terapeutico. Fu presa in carico da una dottoressa che si chiamava Adima Ringressi. Adima Ringressi tenne un diario clinico che noi oggi possiamo leggere. Il diario clinico inizia nel novembre del 1985. Dopo i primi colloqui in cui la dottoressa conobbe la persona, appunto andando a capire quali erano i suoi problemi di disagio, le sue difficoltà matrimoniali, questi attacchi di panico e compagnia bella, quello che ho appena detto, ma dopo un po', dopo neanche 2 anni, iniziarono delle cose un po' strane. Al mese di maggio del 1987, si legge nel diario clinico, emersero i primi segnali di un pensiero paranoide. Cioè non si trattava più di disagio, di infelicità, di fobia, ma era proprio paranoia. Leggiamo dal diario clinico. Il ripensare alla sua vita matrimoniale le fa focalizzare il pensiero sulle parti più cupe. Il suo dover sempre lottare per poter avere un po' d'amore, l'essere sempre stata sola nell'affrontare le difficoltà, l'avere la coscienza di non aver mai avuto accanto un uomo come lei sognava, tutto questo le fa apparire coloro che la circondano come nemici. Consiglio alla signora Ciulli di farsi aiutare farmacologicamente in questo momento così delicato e di rivolgersi pertanto a uno psichiatra. Questi erano, si sarebbe visto in seguito, i primi segnali di uno stato premorboso che covava evidentemente nella donna già dall'adolescenza. Già, diciamo così, tutti questi disagi che la donna aveva avuto avevano un substrato che nell'occasione, diciamo questa occasione un po' di momento un po' difficile della sua vita, con i problemi della separazione dal marito e con i problemi del figlio al quale lei era attaccata morbosamente, cominciavano a far emergere. Ma vediamo come. Abbiamo detto al mese di maggio succedeva questo, 87. A novembre dello stesso anno entrò nei colloqui di Mariella Ciulli con la sua terapeuta la figura del Mosso di Firenze. Teniamo conto che quelli erano gli anni del dopo Scopeti. Quando la donna era andata per la prima volta in questo centro, si era a pochi mesi di distanza, un paio di mesi di distanza dall'ultimo delitto, quello degli Scopeti, che era avvenuto praticamente era avvenuto in casa sua, a San Casciano. L'orrore per questo fatto, per i fatti anche precedenti, tutti sentivano questo orrore, ma è chiaro che in una personalità così fragile, così debole come quella di questa donna, purtroppo questo orrore fece qualcosa di più. Sentiamo, leggiamo. In questo periodo si è venuta a creare una situazione estremamente critica. C'era stato un riavvicinamento da parte del marito, ma nel contempo c'è stata una nuova grossa frustrazione per la signora Ciulli, che riferisce di un interesse del marito per una sua amica. Questo ha fatto scatenare la sua rabbia, che si è risolta in una violenta scenata, cui ha fatto seguito una denuncia da parte di questa amica e del marito, che ha chiesto la separazione per colpa. Nel parlare del marito, la signora fa dei riferimenti a una serie di pensieri che le affollano la mente. Dice che è come se, nel ripensare al passato,
in lei affiorassero delle immagini che la turbavano, tanto che le era venuto il sospetto che il marito potesse entrarci qualcosa nelle vicende del mostro di Firenze. Lei è molto angosciata ed io molto preoccupata. Parla Adima Ringressi, la terapeuta. Le dico che probabilmente tutto ciò che sta vivendo e che, ripensando alla sua vita, le è tornato alla mente, potrebbe aver procurato in lei un'immagine così negativa del marito da viverlo come un mostro. Le rinnovo il consiglio di rivolgersi a un medico specialista e non solo al medico curante. Allora, siamo nel novembre del 1987. Erano già 2 estati che il mostro di Firenze non aveva colpito, la gente aveva così la speranza che avesse finito di uccidere e magari anche in questa donna questo pensiero paranoide che aveva cominciato a manifestarsi poteva decantare. Però nell'aprile dell'anno dopo, aprile 88, ci fu un ritorno delle notizie del mostro sui giornali, un ritorno dovuto al processo a Salvatore Vinci a Cagliari, processo per la morte della giovane moglie nel 1960, però sotto sotto c'era la vicenda del mostro di Firenze, no? Per cui era l'occasione per i giornali di parlarne. Ecco, teniamo conto che la Mariella Ciulli leggeva in modo spasmodico tutto quello che riguardava il mostro di Firenze. Ecco quello che dice Adima Ringressi, la dottoressa Adima Ringressi. Compaiono sempre più massicciamente pensieri legati alle vicende del mostro. È molto interessata a tutto quello che viene scritto e si sente molto coinvolta in tutto ciò. Mi sembra che questo pensiero stia diventando un'ossessione. Le cose che dice di ricordare sono francamente confuse, almeno per me. Non riesco bene a distinguere se sono cose lette o conosciute in altro modo, oppure un'alterazione della percezione della realtà. Qui siamo all'aprile 88, il documento che ho letto all'inizio, quello dei carabinieri, risale al 28 giugno. Perché la donna era andata dai carabinieri? E non era la prima volta probabilmente che ci andava, perché i carabinieri in questo documento parlano di personaggio già noto. Fu lei stessa a dirlo nel gennaio 89 alla sua terapeuta. Mi ha riferito di aver avuto bisogno di andare a parlare alla SAM, perché la donna, oltre che ai carabinieri, poi cominciò ad andare a raccontare i suoi sospetti anche alla squadra antimostro, no? Andare a parlare alla SAM perché i pensieri che le assillavano la mente potessero essere valutati e sperando che le potessero togliere quell'idea fissa. Cioè la donna aveva coscienza di questi pensieri che potevano essere pensieri illogici, pensieri intrusivi, e come a chiedere, ditemi voi se i miei pensieri sono veri o sono irreali, andava dagli inquirenti a raccontarli. Questo è quello che praticamente è quello che sta dicendo, no? Che aveva detto. È evidente, no, che ormai, se prima si poteva parlare di uno stato nevrotico, come ce l'hanno in tanti, insomma, non è così fobie, queste cose sono abbastanza diffuse. Qui la donna stava entrando proprio in una fase psicotica. Infatti, la diagnosi che poi le sarebbe stata rilasciata in questo centro, e che poi dopo un po' le avrebbe abbandonato per uno più adatto, era psicosi schizoaffettiva di tipo depressivo. Allora, facciamo, prima di proseguire con la tragica vicenda di questa donna e della sua famiglia, facciamo una piccola considerazione, con un passo avanti. Il passo avanti è questo, che diciamo che si capisce bene che queste accuse di questa donna poi, quando ci sarebbero era stata la ricerca dei mandanti, vennero prese a pretesto per accusare Francesco Calamandrei di essere uno dei mandanti, no? Qual era la tesi dell'accusa in quel periodo là? 2000, oltre il 2000. E la tesi era quella che questa donna, che a quel tempo era definitivamente impazzita, era pazza, era in manicomio, al momento in cui faceva queste prime accuse al marito non era pazza, ma lo sarebbe diventata
perché queste accuse non erano state credute. Questa era la tesi dell'accusa, no? Ora io vorrei che si riflettesse su quella che fu la percezione della malattia della donna da parte di Adima Ringressi. Cioè, se la donna avesse avuto davvero questi fantasmi nella mente dovuti a eventi reali, no, che aveva vissuto perché aveva visto il marito fare quello che poi avrebbe detto, non si capisce perché fin dal momento in cui era andata a parlare con la terapeuta questi suoi sospetti non erano emersi. Questi sospetti erano emersi con i connotati chiari di pensieri intrusivi. Insomma, basta rileggere un piccolo pezzettino dell'appunto del novembre 87 della Ringressi per capirlo. Dice che è come se nel ripensare al passato in lei affiorassero delle immagini che la turbavano, tanto che le era venuto il sospetto che il marito potesse entrarci qualcosa nella vicenda del mostro di Firenze. Cioè, questi pensieri si erano concretizzati durante i colloqui, nel periodo dei colloqui con questa dottoressa. Questo è la cosa chiara da parte di un non esperto, ma mi sembra che il buon senso non possa far dire nient'altro che questo. Comunque, diciamo che il peggioramento, nonostante le cure a cui la donna venne sottoposta, era inarrestabile. Nel 91 il suo caso fu portato in una struttura più idonea, che era il Centro di Igiene Mentale di Firenze, sempre, che era una struttura per adulti. E diciamo che in questo dramma di questa donna, un dramma che non sarebbe stato limitato al suo stato mentale, ma avrebbe investito la sua famiglia, il marito, con questa storia del mostro, si aggiungeva un elemento che la pazzia della donna era una pazzia lucida. Cioè lei apparentemente era una persona estroversa, una persona brillante, una persona che nessuno avrebbe detto che stava raccontando delle irrealtà. Lei era convincente anche. Quello che pensava la dottoressa Ringressi fin da subito era questo, che non presenta apparentemente problemi di socializzazione, ma è come se poi non riuscisse a tenere i rapporti. Cioè praticamente lei in apparenza era una persona estroversa e tutto, però con le persone con le quali entrava in contatto non riusciva ad avere un rapporto corretto, un rapporto sereno. Era un rapporto psicotico. Tanto per fare un altro esempio, al suo primo trattamento sanitario obbligatorio, un TSO, no? Quello che cioè una persona che dà in escandescenze, che sembra pazza, viene presa obbligatoriamente, viene portata, diciamo, in una clinica apposita, no? È il cosiddetto TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Ecco, al suo primo trattamento sanitario obbligatorio, nel rapporto si legge che la donna era disponibile, cortese, collaborativa, lucida. Cioè, nonostante che si fosse reso necessario ricoverarla, il suo comportamento di fronte alle persone che erano andate a prenderla era questo, di una persona normalissima. Adesso ritorniamo però sulla parte, diciamo così, del mostro, riguardante il mostro, riguardante le denunce, le sue denunce. Allora, eravamo rimasti all'88, dove la donna era andata dai carabinieri a fare quella denuncia che abbiamo letto, no? Ma poi di lì in avanti le denunce cominciarono a susseguirsi una dietro l'altra. E queste denunce, la cosa strana è che non erano soltanto, cioè questi racconti, diciamo, lei raccontava i suoi sospetti non soltanto agli inquirenti, ma li raccontava a tutti, a tutte le persone, a molte persone con le quali entrava in contatto. Non è un episodio molto noto, però bisogna ricordare che nel luglio del 94, in pieno processo Pacciani, il suo avvocato, uno dei suoi avvocati, Rosario Bevacqua, tentò di far entrare a testimoniare una donna, una certa Morella Sani. Questa donna
gli aveva inviato un memoriale nel quale gli esprimeva la sua esperienza e i suoi sospetti sul fatto che il mostro potesse essere un altro. Questi suoi sospetti da dove arrivavano? Arrivavano da un contatto che lei aveva avuto con Mariella Ciulli. Allora, Morella Sani, con il marito Paolo Caranelli, gestiva un bar a Signa, in una zona non troppo lontana da quella dell'omicidio del 68. E Mariella Ciulli, durante tutto il 1988, era andata tante volte in questo bar dove si era confidata, aveva raccontato dei suoi sospetti. Morella Sani aveva raccolto tutti questi elementi in un memoriale che aveva dato a Bevacqua. Poi questo memoriale sarebbe anche stato oggetto di altri articoli, di altre cose. Comunque vediamo qui, in questa immagine della Nazione, cronaca di Pistoia, io so chi è il vero mostro. Ecco, questo è un articolo dove si racconta di questo fatto, no? Di questo suo memoriale. Comunque leggiamo qualcosa da questo memoriale, scritto da questa signora Morella Sani. Nel corso del 1988 ho avuto modo di fare conoscenza con una signora di cui successivamente ho raccolto le confidenze, che mi ha fatto partecipe di un segreto che la angosciava. La stessa all'epoca era lucida, benché angosciata e disperata per il terribile segreto. La signora ricordava, a proposito del delitto del 68, di essere stata sul luogo dello stesso e di aver corso durante la notte con un bambino in braccio. Cioè le aveva raccontato praticamente di aver preso Natalino e di aver corso con Natalino in braccio, no? Diverse volte portò mio marito sul luogo per cercare di ricostruire tutta la vicenda, perché di quella sera rammentava soltanto di aver partecipato a una seduta presso un o una veggente e sicuramente di essere stata sotto l'effetto di qualche medicinale o intruglio. La Ciulli rammentava anche che una sera il marito fu chiamato telefonicamente da una persona con la quale fissò un appuntamento in via del Moro a Firenze. Un paio di giorni dopo apprese dai giornali che proprio quella sera in quella via una prostituta fu uccisa a coltellate. Una delle due prostitute uccise si diceva forse dal mostro, no? La signora Ciulli disse di aver realizzato la terribile ed agghiacciante verità dopo il delitto del 1985. Il marito rientrò in nottata graffiato al volto e lei successivamente rinvenne presso la residenza familiare una maschera di carnevale dei figli in gomma o in lattice, lacerata in alcuni punti, nonché una borsa di plastica macchiata di sangue con dei guanti da chirurgo. Successivamente la signora rinvenne nel freezer un fagotto che il marito aveva sempre sostenuto contenere cibo per cani, che rivelò contenere una mammella femminile, qualcosa di spugnoso, e l'organo genitale femminile. Sembrava con quei peli un collo di pollo. Allora, teniamo presente che 2 mesi dopo Mariella Ciulli andava dalla sua terapeuta, no? Se le era successa questa cosa è impossibile che la sua terapeuta non se ne fosse accorta. È chiaro che la donna stava inventando nella sua mente delle storie che lei leggeva tantissime cose, aveva ripreso da quello che leggeva, le aveva inserite in un suo strano percorso. Nel suo diario clinico si legge: è molto interessata a tutto quello che viene scritto e si sente molto coinvolta in tutto ciò. Cioè la sua terapeuta se n'era accorta di questa sua famelico bisogno di leggere tutto quello che riguardava il mostro, no? Ma la sua fonte primaria fu in effetti questo libro, il primo libro sul mostro di Firenze di Mario Spezzi del 1983. Ecco, è strano, diciamo, è significativo vedere come certe immagini che si leggono su questo libro siano poi entrate nei suoi racconti. Tanto per fare degli esempi, i guanti da chirurgo che lei aveva raccontato alla Sani, si legge nel libro: si copre le mani con i guanti sottili del chirurgo per non lasciare impronte. Il fagotto in freezer, nel libro, è il professor Garimeta Gentile. Ormai lo sanno tutti che a denunciarlo è stata la moglie, che in un frigorifero ha trovato i terribili trofei del mostro. La veggente, c'è anche la veggente in questo libro.
Anche un magistrato che indaga sul mostro di Firenze si rivolge a una veggente. Ecco, nella donna queste immagini, questi concetti, questi elementi che lei trovava nelle sue letture, poi contribuivano a creare queste storie. Un'ossessione della donna era anche quella di andare a raccontare, a sentire le sue cose ai protagonisti della vicenda, protagonisti effettivi, colpevoli e vittime. Fu vista a Mercatale, dove si fece accompagnare a casa Pacciani. Lo si capisce da questa nota della questura del 16 ottobre 1992. Noi sottoscritti, in servizio presso la squadra mobile sezione SAM, riferiamo che nel corso di un consueto servizio di vigilanza eseguito in Mercatale, nei pressi dell'abitazione dell'indagato Pacciani Pietro, alle ore 11:10, abbiamo notato giungere in paese Ciulli Mariella, in altri atti distinta, coniugata e separata con il farmacista di San Casciano, Calamandrei Francesco. La stessa entrava nel negozio di abbigliamento posto nei pressi dello sdrucciolo che consente l'accesso a casa Pacciani e chiedeva alla titolare, Bandinelli Anna, se poteva accompagnarla a trovare Pacciani Angiolina, perché era una sua amica che aveva conosciuto in ospedale. La Bandinelli, meravigliata, replicava che Angiolina non era mai stata in ospedale e che forse la Ciulli si sbagliava con la figlia Rosanna. Tuttavia, considerate le insistenze della sconosciuta cliente, la Ciulli acquistava un giaccone, cioè per ringraziarsi la donna, Mariella Ciulli, che non aveva problemi economici evidentemente, acquistò un giaccone. La negoziante acconsentiva ad accompagnarla per un breve tratto, inoltrandosi nello sdrucciolo. L'accompagnamento era completato da un vicino di casa di Pacciani, tale Rosano, che abita proprio accanto al civico 28 di via Sonnino. Si riferisce quanto sopra per opportuna conoscenza, significando che Ciulli Mariella è uscita da casa Pacciani alle ore 12:20. Era riuscita a farsi aprire e a entrare in casa di Angiolina. Si sottolinea pure l'espediente alquanto scaltro da lei usato vantando un'amicizia di vecchia data con la moglie dell'indagato ed acquistando pure un indumento per indurre la Bandinelli ad accompagnarla. Ma la vera ossessione di Mariella Ciulli fu Renzo Rontini. Lei a Renzo Rontini continuò a telefonargli un sacco di volte e anche andarlo a trovare, fino a che Rontini non avvertì la questura del fatto che appunto questa donna gli aveva raccontato queste cose. No? La questura chiamò la donna, era il 19 marzo 91, chiamò la donna che raccontò, confermò naturalmente quello che aveva detto a Rontini e promise di stilare un memoriale che avrebbe portato giorni dopo. E in effetti giorni dopo si presentò con questo memoriale. Era un memoriale di 10 pagine, nel quale lei inframmezzava i suoi dolori di moglie e madre infelice con i sospetti che lei aveva sul marito. Allora, erano deliranti queste cose, no? Io vi leggo un frammento che riguarda il delitto di Signa. Il delitto di Signa che rimaneva una delle sue ossessioni più grosse. E qui è lei che parla, no? È Mariella Ciulli. Questa tizia mi telefona spesso, tanto che mi decido a incontrarla. Mi dice che è l'amica del Piero Magi. Piero Magi era il direttore della Nazione. Poi lei lo avrebbe tirato dentro come uno diciamo così, delle persone che avrebbero fatto parte di una congrega di gente che poi andava a uccidere. Per cui Mariella Ciulli era già, diciamo così, in anteprima, già aveva così ventilato l'ipotesi del gruppo. Poi lo vedremo. Ecco perché era lì alla Nazione senza invito. E mi parla di una mamma che toglie il malocchio, fa filtri d'amore, sta a Signa. Ci andiamo ed è lì che Francesco incontra suo fratello, persona che io intravedo soltanto, la casa era a Castelletti di Signa. Ci offre uno spuntino e dice a me di prendere una polverina bianca che mi servirà per rompere la fattura, il malocchio, che mi era stato fatto. Già poco dopo comincio a non star bene, do la colpa al vino bevuto, io allora ero astemia. Con Francesca andiamo via, per la strada ci fermiamo in un viottolo a parlare. Ad un bambino
Ad un tratto si sentono degli spari. Ho paura, dice che sono i cacciatori. Nel frattempo si avvicina all'auto un bambino. È piccolo, scalzo, piange perché vuole andare a casa e questo è Natalino. Parla un italiano non chiaro. Lo prendo in braccio, ci indica di andare verso un'auto che era poco più in là, al di là di una siepe. Nell'auto non c'era nessuno. Francesco è andato a vedere. Decide di portarlo lui a casa. Lì vicino c'è una bici abbandonata, la bici di Mele, no? Mele aveva detto di essere andato con una bici al bambino. Monta su con il bambino e se ne va. Lo vedo attraversare un ponticino, il ponticino dove si erano fermati Natalino con il padre. Mi sento sempre peggio, ho nausea, mi gira la testa, mentre aspetto e passa molto tempo prima che torni, passa un tizio strano, indossa una mantella e un cappello. Si avvicina alla nostra auto soffermandosi, poi prosegue e si ferma all'altra. Dopo se ne va. Quando torna Francesco a piedi, gli racconto dell'uomo ed in più che mi era sembrato che nell'auto davanti ci fossero delle persone. Torno a vedere e non c'è nessuno. È un'auto bella. Non so perché, ma mi ricordo che la cosa mi aveva stupito perché chi ne era sceso poco prima sembrava povera gente. Quindi li avevo visti arrivare, ce ne eravamo allontanati perché volevamo stare soli. Con quelle persone c'era un bambino, se questo fosse, allora non era ancora buio. Allora, qui vabbè, posso ripetere quello che ho detto prima, è chiaro che questo racconto era l'effetto di questa costruzione nella mente malata della donna, fatta di tanti elementi che raccoglieva qua e là dalle sue varie letture e poi li metteva assieme. Qui siamo al 91, ma Mariella Ciulli continuò ad andare alla SAM numerosissime volte. Erano gli anni in cui si indagava su Pacciani, no? Per dare l'idea di quello che era il suo comportamento, leggiamo una parte, un trafiletto dal libro di Ruggero Perugini. Ecco, tra l'altro Ruggero Perugini, che è morto recentemente, nel suo libro Ruggero Perugini scrisse: dottore, ha visto chi è che sta piantonando la porta? Gli dicono a lui. No, chi è? La moglie del mostro. Quale? Quella dell'altra settimana? No, la solita, quella che dice che sono tutti collusi con il marito, tranne che lei. Oh, Madonna Santa, falla parlare con l'ispettore. Non posso, l'ispettore appena l'ha vista si è squagliato. Ha detto che doveva andare a finire l'accertamento di ieri e si è portato appresso pure gli altri. Vigliacco disertore, vabbè, parlaci tu. Niente da fare, le sto antipatico e con me non ci parla. Poi me l'ha detto subito che vuol parlare solo con lei, che è l'unico che la capisce. E dille che devo andare all'estero, inventati qualche cosa. Mi posso pure inventare che deve partire per la luna, ha detto che di qua non si muove, fino a che non ha parlato con lei. Ha detto che fa il sit-in se lei non la riceve. Vabbè, falla passare, però torna in ufficio e richiamami fra 5 minuti. E qui Perugini dice: capita anche questo alla SAM. Per fortuna non è che il teatrino sia un fatto quotidiano da noi, però non è infrequente e siccome sappiamo bene che i mitomani a cacciarli in malo modo dalla porta ti rientrano dalla finestra, ci è toccato studiare il modo di neutralizzarli con la massima educazione e il minimo danno. Altrimenti si mettono a scrivere lettere a tutti quanti, Santo Padre compreso, e ogni lettera diventa una formale richiesta di accertamento a cui rispondere. Una perdita di tempo inutile. Inoltre niente vieta di pensare che dietro un racconto forsennato ci possa essere un fondo di verità o che l'assassino, travestendosi da mattacchione, si diverta, come ho detto, a stuzzicare. Un minimo di verifiche perciò vanno fatte comunque. È uno dei costi di questa indagine. E gli investigatori erano costretti ad andare a verificare queste cose qua, no? E come dimostrazione che lui stava parlando proprio di Mariella Ciulli, in un altro passo del suo libro si legge: per non parlare delle Marielle, delle Margherite e di tutte le donne fra i 15 e i 75 anni il cui nome cominciava per M, che persero e ci fecero perdere il sonno con le loro continue telefonate. Allora, leggiamo ancora una nota della SAM che fu inviata a Vigna a fine 94, dove viene riassunto il via vai della donna
successivo dopo questo memoriale. In data 11/4/91 la Ciulli si ripresentava alla SAM per integrare le sue precedenti dichiarazioni ed esternava rammarico per quella che considerava inerzia da parte della polizia giudiziaria in ordine alle accuse da lei mosse nei confronti del marito. Pertanto la Ciulli veniva sentita a verbale dalla Signoria Vostra il 16 aprile 1991 alle ore 16:45, cioè Vigna andò, la fece parlare, la sentì. Emergeva con tutta evidenza la inattendibilità della teste, nonché la incrollabile volontà di nuocere al marito, in quanto la stessa sosteneva di essersi nuovamente recata con lui sul luogo del delitto, il pomeriggio seguente all'omicidio del 68, cioè il giorno dopo, e di aver preso una coperta da dentro l'auto degli uccisi, mentre il Calamandrei aveva preso un beauty case. La Signoria Vostra contestava alla Ciulli che ciò non poteva essere vero, perché dagli atti processuali risultava che l'auto era stata rimossa e posta sotto sequestro presso la compagnia di Signa alle ore 9:30 del giorno 22/8/68, poche ore dopo il delitto avvenuto nella notte precedente. Dal momento in cui furono rinvenuti i cadaveri dello Bianco e della Locci, l'auto fu piantonata dai carabinieri fino alla rimozione. La Ciulli prese atto della contestazione, si dichiarò sollevata nella coscienza e disse che l'auto da lei vista quel pomeriggio era sicuramente un'altra vettura. Ma non è che questa rassicurazione di Vigna che quello che lei stava pensando non aveva senso e tranquillizzò la donna, tutt'altro. Continuò il suo via vai alla SAM. Non contenta, rileggiamo la nota, non contenta della deposizione di cui sopra, il giorno seguente, 17/4/91, la Ciulli denunciava che il marito poteva aver occultato una pistola in un soppalco di casa sua, per cui su delega del PM, Sam e Ross si recavano nella sua abitazione fiorentina, dove procedevano a un'accurata ispezione con esito negativo. In ultimo, la Ciulli contattò la SAM in data 26 aprile 91, coinvolgendo nelle sue farneticanti dichiarazioni anche il giornalista Mario Spezzi, che a suo dire avrebbe custodito per alcuni mesi una pistola affidatagli dalla Ciulli, che l'aveva sottratta al marito. Secondo la donna, questi se ne era impossessato prelevandola dalla macchina dello Bianco. Ecco, come si vede, dopo aver elaborato il suo libro, la Ciulli fece entrare nella vicenda anche l'autore Mario Spezzi. Ecco, allora per il momento ci fermiamo qua. Ci sarà nella prossima parte ancora un episodio molto molto significativo che riguarda Mariella Ciulli e che darà un'idea di quello che era il suo stato. Passeremo poi a quelli che saranno i risvolti di questa sua tragedia personale sulla famiglia. Cioè si può immaginare la famiglia come aveva vissuto questa situazione, una situazione di angoscia che aveva portato il figlio, il ragazzo, a entrare purtroppo nel tunnel della droga. Ma tutto questo lo vedremo al prossimo video. Saluti!